Buongiorno e ben trovati. Oggi voglio farvi vedere un esercizio che è relativamente semplice e potete fare anche se non avete un campo da lavoro, potete farlo ovunque, potete farlo anche con fuori se trovate magari un ramo abbastanza grosso e lungo in terra. È un bel esercizio perché aumenta di tantissimo la propriocezione dei piedi posteriori del cavallo. Serve anche per quelli anteriori, ma in particolar modo per quelli posteriori, perché molti cavalli, soprattutto cavalli che non sono stati allevati all'aperto, ok, quelli nati e cresciuti magari in allevamenti molto ristretti, ok, quindi il puledro nato nel classico box che ha visto solamente il paddocchino e via, non hanno una grande propriocezione dei posteriori perché fondamentalmente non gli serve, mentre un cavallo che è nato e cresciuto fuori allo stato brado o semibrado è chiaro che ha dovuto sperimentare molte più volte la capacità di comprendere dove sono i piedi posteriori rispetto al terreno, no? Relativamente al terreno. Quindi questo è un bel esercizio anche per quello, no? Un'altra cosa a cui serve questo esercizio è mettere in pratica, cioè dare uno scopo a quelle cose che noi abbiamo insegnato al cavallo, che sono fondamentalmente i primi tre giochi, quelli fondamentali che sono gioco d'amici, porcospino e guida, e il disimpegno del posteriore, importantissimo anche in questo caso, e poi anche il fatto di leggere bene il vostro linguaggio del corpo e sapere quando gli state chiedendo di fare un passo o di fermarsi. Qualcuno di voi già lo conosce questo esercizio perché magari me l'ha visto fare in altre occasioni o perché magari ha fatto il distance coaching con me. Sapete, no? Che ho un servizio di distance coaching e se vi interessa potete andare sul sito sotto supporto distance coaching, c'è spiegato cosa è. Si tratta di un servizio a distanza di lezioni one to one, possono essere fatte o in differita, quindi teoria più un video che mi mandate, lo analizzo, lo correggo e ve lo rendo, oppure anche in tempo reale, quello dipende un attimo dalla strumentazione che avete. Ho fatto anche un video su questo, sulla tecnologia, come può essere applicata all'equitazione, magari ve lo lascio qua sopra così ve lo andate a guardare con calma. Torniamo a noi, l'esercizio in questione si chiama la pole dance o danza del palo. E in cosa consiste? Consiste nel riuscire a creare un'armonia con il nostro cavallo tale per cui lui riesce a mettere i piedi sul palo esattamente come vogliamo noi. Ora mi dispiace che vi darò le spalle, che devo far vedere l'esercizio, la Simona cercherà di riprendermi un po' in diagonale per farvi vedere tutto. Quindi cosa faccio io? Mando il cavallo gentilmente sopra il palo e gli chiedo con lo yo-yo, come ho fatto ora, di fermarsi e poi voglio che lei si metta in quella posizione lì. Brava, sì. Lei ha detto, si è girata e ha detto, vedi, io lo so fare, e lo so che lo sa fare. La prima cosa è quella, cioè io voglio che lei metta il palo tra gli anteriori davanti a questa maniera. Il discorso che vi dicevo prima, che lei deve cercare di trovare il vostro linguaggio del corpo e il comando che voi gli dite vai oppure stai, è questo. Adesso faccio passare di nuovo la cavalla così ve lo faccio vedere. E quando io alzo la mano è fase 1, vi ricordate, no? Se non vi ricordate o siete nuovi di questo canale, andatevi a vedere i più di 200 video che ci sono, così c'è spiegato tutto. Cioè la fase 1 in questo caso io alzo la mano, questa è fase 1, butto giù, lei si deve fermare, no, ti dovevi fermare, quindi se non si ferma faccio yo-yo, ok? Ricordatevi, lo yo-yo quando siamo di lato si fa dall'alto verso il basso. Alzo, questo è vai, questo è stai, no, sbagliato, riproviamo, questo è vai, questo è stai, capite, no? Cioè, alzo la mano, va,
butto giù la mano, si ferma. Non voglio usare lo stick, posso usarlo lo stick, ma non voglio usare lo stick, perché se uso lo stick è probabile che mettendo troppa pressione dietro lei vada via e non riesca a stare in quella posizione lì. La stessa cosa, brava, ok. No, non voglio che fai passi laterali verso di me, brava, con un altro passetto. Vedete, ogni volta che alzo, passetto, alzo, uso anche lo stick ora, ecco, e butto giù, alzo anche lo stick perché voglio parlare con il posteriore di più che con l'anteriore, e stop, c'eri quasi, eccola là, brava, bravissima, bravissima, sei una super cavallina agitata, ma sei sempre una super cavallina. Cosa faccio a questo punto? Una volta che l'ho fatto un po' di volte, ho reso il cavallo confidente con questo esercizio, vai, non ti mettere fra me e la Simona, posso svilupparlo e magari andare a chiedere qualcosa di un pochino più complicato. Quindi questo, primo, no, ancora indietro, ancora indietro, ancora indietro, e indietro, non è di lato, è indietro, ecco, quello è, brava. Dovete essere persistenti, voi volete una cosa e dovete fermarvi di chiedere quando il cavallo ha fatto qualcosa che assomiglia. Non cominciate a dire oddio, oddio, che succede? Vi fermate un attimo e quello pensa di aver fatto bene perché avete tolto pressione. Allora, cosa faccio a questo punto? Altro passettino, ma questa volta non chiedo il posteriore. Sposto il posteriore, così. Un po' di disimpegno. Lei ha paura ancora del bosco, laggiù dietro qualcosa che sente rumori. Oggi è una giornata ventosa. Guardo il posteriore, ok. Guardo di nuovo il posteriore, ok. Guardo di nuovo il posteriore. Eccola là, perfetto. Questo è quello che volevo, che lei spostasse l'anteriore e si mettesse esattamente con il palo a cavalcioni del palo, ok? E adesso provo a fargli fare giusto un passettino indietro, vediamo se riesce a non incasinarsi, un pochino indietro, passettino, ecco, no, quello va rimesso di qua, quindi l'aiuto un po', alzo la mano dalla parte sua a sinistra, chiedo, là, e stop. Ecco, brava, quello è. Passettino indietro, e adesso rifacciamo da quest'altra parte, ok? Bravissima, bravissima. E adesso la aggiustiamo da quest'altra parte, brava, là. Vedete, lei ci si incasina un pochino, ma è normale, è bello proprio questo, perché lei non si deve impaurire, deve giocare con questo palo sotto e capire quando io smetto di chiedere, capire che quella era la posizione che io volevo, e quindi lei prende confidenza con i posteriori che toccano, che spostano, che gli entra nel mezzo, che gli tocca davanti perché lo sposta di dietro, diventa più confidente con la roba sotto le gambe, che toccano le gambe. Eccolo là, bravissima, un pochino indietro, e adesso chiedo l'anteriore, eccola là. No, bene, rifacciamolo da capo, ok. Chiedo il posteriore, doc, brava che è questa cavalla. Ricordatevi che è un gioco e quindi non dovete mai prendervela col cavallo perché non sta facendo bene l'esercizio. È una cosa che lei deve sentirsi sempre vincente, è un puzzle a cui lei deve
deve, come si può dire, deve sentirsi partecipe, è un puzzle a tutti gli effetti, o un indovinello. L'indovinello è: prova a capire cosa voglio che tu provi a fare. Fermati, bravissima, lì. Ok, adesso sposti il posteriore, no, bravissima. Però adesso voglio che invece sposti l'anteriore, ancora un pochino. Se glielo chiedo troppo, lei sposta il posteriore e va oltre col posteriore. Quindi devo essere proprio gentilissimo. Ecco, brava. Cercare di farla riflettere su quello che voglio. E adesso lei è diventata un po' frustrata, avete visto che raspa in terra, per cui mi fermo un attimo, la accarezzo, la faccio un pochino diciamo decomprimere, ok? E poi chiedo di nuovo ancora, vediamo se riesce a trovare la soluzione all'indovinello. Qual è? Ecco, questa era. E adesso però devi provare, non andare indietro con l'anteriore, devi provare a spostare, ecco il posteriore, ancora, un po' il posteriore, eccola là! Avete visto? È fantastico quanto impegno loro ci mettano per cercare di capire quello che noi gli chiediamo, no? La cosa che dobbiamo fare noi è mai umiliarli o farli sentire colpevoli di aver sbagliato, mai. Loro sono sempre bravi, sono sempre attenti, sono sempre disponibili se noi li facciamo sentire in quella maniera, ok? Quindi ogni tentativo che fanno, super, brava, non ti preoccupare, non è venuto bene, lo rifacciamo 1000 volte, non è un problema. Dovete veramente fargli sentire questa sensazione al vostro cavallo, perché lei ci si sta impegnando per cercare di trovare la soluzione e quindi perché dovrei avercela con lei perché non ci riesce? Non ha senso, no? Quindi devo prendere solo un po' di tempo, il tempo che ci vuole. Pet dice: mettici il tempo che ci vuole e alla fine ci vorrà meno tempo. Questo lo fate come al solito un po' di volte di seguito, 6-7 volte di seguito, e vi diventa un esercizio che fate anche in situazioni completamente diverse, come per esempio in libertà, ok? Spero che anche il video di oggi vi abbia dato qualche cosa in più su cui potete lavorare con il vostro cavallo. Divertitevi con la pole dance e se vi è piaciuto il video lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Non volevo usare. Ma dove va? Okay, another. I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.